Stasera volevo parlarvi un po' dei nuovi annunci delle step function, ma, siamo a maggio, quindi dal dicembre dell'anno scorso è passato un po' di mesi, che sono stati annunciati, diciamo, a re:Invent, e anche un po' prima di re:Invent. Questi annunci sono, diciamo, vari, ma il principale, il più grande che ha coinvolto le step function è, a mio avviso, Step Function Distributed Maps, che, aggiunge un po' di, possibilità e casi d'uso alle step function, ehm, e secondo me le rende anche molto, avvicinabili per alcune tipologie di processamento di dati su larga scala. Una breve presentazione: sono Alessandro Marino, freelance Cloud Solution Architect e Cloud Engineer. Lavoro principalmente con varie startups, in Europa. Ho un background da sviluppatore, quindi diciamo vado anche un po' a mischiare i 2 mondi, e attualmente sono un community builder nel programma di AWS Community Builder. Partiamo subito, una breve intro sulle step function che penso possa essere utile. Cosa sono? Sono un modo di orchestrare, azioni in AWS, completamente serverless, quindi non dobbiamo andare a provisionare qualcosa, a dover deployare una macchina, ecco. Ci dà una possibilità di orchestrare un workflow, un lavoro, in maniera serverless. Si vanno ad integrare in automatico, con moltissimi servizi AWS. L'integrazione può essere più o meno stretta, poi dipende anche dal tipo di integrazione, ma, ci permette un po' di andare a fare dell'orchestrazione, di vari servizi AWS, che possono essere per esempio delle funzioni lambda. Uno degli usi un po' più, visti dal pubblico è appunto quello dell'orchestrazione di lambda functions. Ehm Step function ci offrono la possibilità di, creare, questi workflow, in vari modi, tra cui uno che può essere anche molto interessante a chi magari non ha un background da sviluppo, o comunque è meno propenso alla parte del codice, e quindi una specie di, low code integration che può essere fatta tramite la console AWS, andando un po' a creare il workflow, in maniera drag and drop, che può essere molto comoda appunto per anche solamente prototipare. Ovviamente poi ci sono i classici modi di creare risorse AWS, API, infrastruttura come codice, e così via. Ehm, il fatto di avere anche infrastruttura come codice, tramite le API, ovviamente le rende molto flessibili anche per automatizzare su più larga scala le infrastrutture. Vi parlavo prima di integrazioni, e sono veramente tante. Diciamo si possono dividere in 2 tipi: le integrazioni dirette, che sono quelle diciamo ottimizzate, e le integrazioni indirette, che non sono nient'altro che il dover usare l'SDK di AWS per effettuare un'azione che è supportata dall'SDK, quindi all'incirca qualsiasi cosa sull'ambiente AWS. Quelle dirette, sono un po' più interessanti perché appunto è stato un po' semplificato l'uso, e ne abbiamo varie, come per esempio le lambda, che è forse la più usata, ma anche, qualcosa come anche CS con Fargate, che ci permettono per esempio di andare a orchestrare dei lavori da effettuare su container. E varie altre integrazioni come SNS e SQS, che ci danno un po' la possibilità di, fare da collante verso anche altri servizi, molti altri servizi. Ehm, è stato aggiunto più recentemente anche tutta la parte di integrazione verso Event Bridge, che ancora più di SNS e SQS va a fare da collante verso tutto il resto poi del mondo dell'ambiente AWS. Uno dei casi d'uso più, diciamo, interessante a mio avviso è quello di andare a orchestrare, lambda e intere funzionalità serverless,
Un esempio che si fa molto spesso è quello del Saga Pattern, dove si va magari a creare un workflow abbastanza complesso. In questo caso, per esempio, è il, il dover prenotare più cose differenti come un volo, una macchina, e dover andare a confermare entrambi solamente se poi entrambe hanno un esito positivo. Quindi se c'è per esempio uno dei due che darà un problema o il pagamento dà un problema, dovremo andare a fare un rimborso e cancellare la reservation che è andata bene. Quindi ecco, tutto questo flow si può descrivere con una step function e andarlo a orchestrare senza dover creare nel nostro codice particolari applicazioni complesse. Ecco. Ci basta semplicemente veramente poco codice per descrivere la step function e utilizzarla. Questo è un pattern veramente usato moltissimo, penso uno dei casi d'uso più grandi delle step function, e lo utilizzano moltissime grandi aziende anche per magari la creazione di account complessi, che può essere un'azione che magari ha bisogno di moltissimi step e anche la possibilità di annullare tutti gli step andando a ritroso. Andiamo a guardare un attimo i concetti di step function, che ci possono essere utili per poi andare a dare un'occhiata al distributed maps. Diciamo il concetto cardine è quello del workflow, che è una sequenza di passi, che vanno poi a descrivere un processo di business. Come nel caso precedente, diciamo il workflow è tutta questa sequenza di passi che ci porta a avere la reservation in successo. E questo è, diciamo, il workflow. Abbiamo poi una macchina stati che praticamente è nient'altro che il file che descrive il workflow, che nel caso del step function è descritto in un JSON file denominato da Amazon ASL, e non è nient'altro che poi appunto un JSON file con degli oggetti dentro che descrivono i singoli passi. Ci sono ovviamente dei campi in particolare che sono identificativi, come per esempio il fatto di indicare quali sono i punti di partenza, quali sono gli step di partenza, quali sono gli step di arrivo, versioni del linguaggio delle step function. Abbiamo poi l'altro punto cardine, diciamo, nei concetti di step function, che è lo stato, che va a descrivere il singolo step che la macchina stati si può trovare. Per fare un esempio, tornando alla nostra lambda Saga Pattern, uno stato può essere il primo reserve flight. In quel caso è uno stato di tipo task, quindi che andrà a fare qualche azione. O possiamo guardare ancora prima, start sarà un altro stato, in quel caso è uno stato di inizio, quindi che va a descrivere l'inizio del nostro processo. Abbiamo poi da considerare, che, se penso ritorni sempre utile per le mappe distribuite, i tipi di workflow che possiamo usare sulle step function, che sono solamente 2, standard workflow e express workflow. La loro grande differenza è che gli standard workflow sono molto più, diciamo, si può considerare siano molto più a lungo termine, quindi magari, ecco, operazioni anche molto lunghe fino a 1 anno, che poi usando poi le step function vedrete che in realtà si può anche estendere andando a eseguire un'altra step function all'interno della nostra step function, quindi la durata è quasi illimitata. E sono molto più appunto longeve, e soprattutto anche è più facile fare auditing sulle varie esecuzioni, perché avremo informazioni sulla singola esecuzione. Inoltre, l'altra grande caratteristica è che ci offrono la possibilità del exactly once model, quindi siamo sicuri che ogni azione, ogni stato verrà eseguito una volta e soltanto una volta. Questo è molto importante perché poi quando passiamo all'express workflow
abbiamo performance molto più alte che ci permettono di avere in parallelo molte più esecuzioni della step function, ma perdiamo molte delle caratteristiche della standard workflow. Per esempio il modello qui è at least once, quindi ci possono essere casi in cui l'esecuzione di uno step avvenga più volte. E soprattutto la durata massima del workflow è di 5 minuti. Questo è abbastanza importante perché ci permette comunque di effettuare operazioni su alto volume, andando quindi a magari fare, ecco, processamento di dati o di streaming, dati in streaming e trasformazione di grossi dataset. Ehm, Ci tornano molto utili appunto anche al nostro esempio di oggi che è le mappe distribuite. Diamo anche un'occhiata veloce ai vari tipi di stati che ci possono essere. Abbiamo i stati di task in cui viene eseguita un'azione, gli stati decisionali, stati di successo o fallimento che possono, diciamo, indicare la fine, stati che passano semplicemente al prossimo, anche degli stati per aspettare un'azione, un tempo, e poi abbiamo la possibilità di eseguire più stati in parallelo o di creare uno stato mappa che, diciamo il fulcro di oggi è lo stato mappa è quello che ci permette di eseguire un'azione per ogni item di un dataset. Quindi abbiamo la possibilità di dire alla step function: esegui una serie di step per ogni item del nostro dataset. Di base, le mappe sulle step function nascono come inline, quindi abbiamo la nostra step function che avrà un blocco mappa in cui possiamo dichiarare un paio di azioni, alcune azioni, ecco, come per esempio esegui qualcosa, e questo verrà eseguito all'interno del workflow della singola funzione. L'aggiunta di le distributed map va a estendere questo supporto e ci permette di fare di più. Questo perché il distributed map è semplicemente un'estensione dello stato mappa e ci dà la possibilità di andare a eseguire delle step function figlie alla nostra, che avranno tutto il loro workflow interno, e questo ci permette anche di creare workflow molto più complessi e che possono anche avere un parallelismo molto più elevato. Abbiamo una comparazione tra la vecchia, diciamo l'originale, Map.Stat.Flow e questo nuovo, e tra le varie cose che vediamo è che innanzitutto il workflow figlio che nasce, nel primo caso è all'interno, e sulla history della stessa macchina, e questo ha dei grossi limiti anche poi in ambito appunto della history, della step function, quindi tutti gli eventi passati. Mentre col nuovo workflow ci va a dare la possibilità di andare a separare in una esecuzione separata, e questa esecuzione avrà la sua history di eventi e di step passati, andando così anche a allargare quella possibilità di un numero massimo di eventi in history che abbiamo. Ma, diciamo la feature principale è quella di parallelismo, che nella vecchia versione erano solamente 40 esecuzioni concorrenti allo stesso momento, che passano invece a essere 10.000. Quindi il passaggio è abbastanza grande e soprattutto, mentre prima le mappe potevano essere fatte solamente su array di JSON e dati in ingresso, questa nuova funzione di mappa distribuita ci dà la possibilità di lavorare direttamente con Amazon S3, e su Amazon S3 possiamo andare a lavorare su file di varia natura, sia array di file, quindi semplicemente andare a dire alla nostra step function questo prefisso, tutti i file in questo prefisso di S3, ma anche un singolo file CSV, anche di larghissime dimensioni. Quindi in automatico step function ci farà leggere da file CSV dentro S3 o da possiamo definirle cartelle su S3 prefissi.
E il payload in entrata, ovviamente, essendo ogni iterazione della mappa viene eseguita su una step function a sé stante, una esecuzione a sé stante, e si allarga di molto, e quindi diciamo poi il limite lì principale comincia a essere lo storage della lambda stessa e non più la step function. Ehm, Come menzionavo prima, poi la history, che è limitante nelle step function, come numero di eventi che possiamo raggiungere, non è più un problema perché ogni esecuzione sarà figlia dell'esecuzione padre, e quindi ci andrà un po' a risolvere questa problematica. Ehm, Possiamo lanciare le step function distributed map, quindi diciamo l'esecuzione figlia, sia come express workflow, sia come standard workflow. Ci dà diciamo entrambe le possibilità. E per quanto riguarda il processamento dei dati, solitamente è conveniente l'express, ma dipenderà poi dal caso d'uso. Come anticipavo, nascono ottimizzate già per lavorare con S3, e per darvi un'idea anche dei numeri che si può raggiungere, la diciamo il processo della step function che va a leggere i dati in ingresso per poi, mandarli alle varie esecuzioni figlie, si ferma dopo 100 milioni di item, in lettura, e per quanto riguarda i file CSV si parla di 10 gigabyte, quindi comunque numeri molto alti. Ricordiamoci che questo è solamente poi un record in entrata che può anche portare a file di altri file su S3, per esempio, quindi non è che deve essere il dato completo, è solamente diciamo, un modo per andare a separare il lavoro. Voglio farvi vedere una piccola demo di un workflow veramente basilare. Infatti, se vediamo la mappa, diciamo il diagramma della nostra step function, possiamo vedere che è un solo stato, che in questo caso è uno stato di mappa, e dentro la nostra mappa abbiamo a sua volta un solo stato che è l'invoke di una lambda, quindi un task. E poi fuori abbiamo ovviamente inizio e fine. Diciamo è una step function semplicissima, ma ci dà la possibilità di vedere l'efficacia del distributed map. Possiamo andare a dare un'occhiata alla definizione della step function, che ci spiegherà molto di quello che fa. E possiamo vedere che è piuttosto semplice. Ingrandiamo un pochettino. Magari chi non ha mai usato una step function può trovarsi un attimo disorientato, ma è piuttosto semplice. È un JSON che ci dà una lista di stati. Abbiamo qui quindi questo array di stati, e nel nostro caso, come dicevo, c'è solo uno stato che è quello mappa, e all'interno abbiamo varie impostazioni, tra cui tutti gli stati che fanno parte della mappa, che in questo caso è solamente uno, cioè lambda invoke. Oltre gli stati all'interno abbiamo delle opzioni che sono essenziali per andare a usare la mappa distribuita, che appunto sono in questo caso processor config, mod, e qui vado a indicare che la mappa è distribuita e non è inline, cioè quella classica vecchio stampo, e soprattutto il tipo di esecuzione delle esecuzioni figlie, che in questo caso è express. L'invoke da lambda non è così interessante da vedere, è un classico invoke di una lambda, e gli va dato in pasto poi il payload della step function, ma se invece andiamo sotto, sempre nelle impostazioni della mappa, possiamo vedere che ci sono altre impostazioni che fanno parte appunto della distributed map e ci interessano. La prima è max concurrency, che ci indica quante esecuzioni possono essere effettuate in parallelo dalla step function. Quindi con questo numero andiamo a dire che ci potranno essere al massimo 1000 esecuzioni figlie della step function allo stesso momento. Andiamo poi a indicare un item reader e un item batcher. Il reader si occupa di leggere gli item in ingresso, in questo caso usiamo S3 e andiamo a listare gli oggetti, quindi lo indichiamo tramite la resource.
e gli diamo anche i parametri per questa risorsa, che in questo caso sarà un bucket S3 e un prefisso. Quindi stiamo dicendo di andare a leggere da S3, in un dato prefisso tutti i file, listando gli oggetti, e poi andiamo a indicare anche un item batcher che, è essenziale perché ci dice quanti, item dobbiamo raggruppare in un singolo batch, e ci dà poi alcune opzioni che passiamo alla nostra lambda function. Questo ci dà un po' un'idea di quanti item possiamo processare in parallelo. In questo caso abbiamo 1000 esecuzioni di step function e ogni esecuzione avrà un batch di oggetti di 100, quindi comunque il numero comincia già a essere molto elevato. Torniamo alle nostre slide. In questo caso, la demo che voglio fare è il processamento di immagini. È un processamento molto, molto semplice che è nient'altro che un resizing con il cambio della qualità dell'immagine, giusto per fare una piccola demo. E ho usato un dataset di immagini, che non ho più aperto, però è un semplice dataset di immagini che potete trovare, linkato anche nella slide, di cani. Nello specifico si tratta di 16.220 file, che andremo a processare e a ridurre di peso e di dimensione. Andiamo a vedere la nostra step function. Per portarmi avanti ovviamente l'ho già, creata e deployata perché vorrei evitare, diciamo, i classici errori da infrastruttura come codice in live. Però possiamo vedere che abbiamo la nostra step function e possiamo vedere la definizione, che è quella che vi ho fatto vedere anche dalla nostra repo, e abbiamo anche la versione visiva, non c'è nulla di diverso. Ehm, Possiamo vedere anche il nostro bucket con i file sorgenti, images source, perdonate il naming un po' brutto. E qui nello specifico abbiamo appunto quelle 16.000 immagini, possiamo anche aprirne una, un cane, e abbiamo il nostro byte di destinazione che al momento è vuoto. La, step function possiamo andare a triggerarla, e mi vado a recuperarmi un input da una vecchia esecuzione, e possiamo andare a fare un'esecuzione sulla nostra step function. Vi faccio vedere l'input che diamo, è quello che poi viene usato nelle nostre definizioni, che usando appunto source bucket name, destination bucket name. Nello specifico qui diciamo, dove prendere i file dal nostro images source, dove, andare a mettere i file di destinazione, images destination, il path se ce n'è bisogno, ma nel nostro caso vi ho fatto vedere che era sulla root tutte le immagini, quindi non abbiamo bisogno di nulla. E per ultimo, la lambda che si occupa del processamento delle immagini. In questo caso io l'ho parametrizzato nella nostra definizione della step function, ma poteva essere anche, diciamo, hardcodato all'interno. Nello specifico questa va a chiamare una lambda che fa l'image processor. Possiamo dare un'occhiata anche alla lambda. La lambda è piuttosto semplice, non va a fare nient'altro che, processare le immagini, quindi fa un download, un resize e un upload di nuovo su S3. Abbiamo ovviamente source bucket e destination bucket parametrizzati, e l'input viene dato da, l'evento della step function, e quindi abbiamo tutti i parametri che stiamo passando dall'input della step function. Ehm, il processamento è, un semplice resizing, in cui viene anche data poi la qualità dell'immagine, però niente di strano. E poi abbiamo appunto download e upload, dal bucket di source verso il bucket di destinazione, dopo aver lavorato sull'immagine. Torniamo alla nostra esecuzione, e io direi di farla partire.
Qui abbiamo ovviamente la nostra dashboard che in tempo reale ci dovrebbe far vedere anche i vari cambiamenti di stati, gli eventi. Aspettiamo pochi secondi e dovremo okay, abbiamo già il verde e possiamo anche vedere i cambiamenti di stati. Abbiamo, diciamo l'esecuzione della mappa parte a 0 secondi in pratica e è durata 15 secondi, dopodiché c'è un exit dalla mappa e l'esecuzione è considerata un successo. Possiamo andare a vedere all'interno adesso della mappa questa, dashboard molto carina che ci fa vedere, diciamo, il risultato del processamento degli item che la mappa ha riscontrato e abbiamo tutti i parametri che abbiamo impostato, quindi la concorrenza massima e il batching degli item, start time, sì, end time ovviamente. La cosa interessante è item processing status. Se apriamo questo durante l'esecuzione vediamo anche pending e running, ma questa è un'esecuzione molto breve, quindi diciamo non si vede molto. Ehm, Vediamo che abbiamo fatto 16.220 resizing in appena 14 secondi, usando comunque lambda di dimensione anche non incredibile. E abbiamo anche la nostra lista di esecuzioni. E possiamo andare anche a vederci la singola esecuzione se vogliamo e possiamo vedere che la singola esecuzione ha il diciamo tutto il lavoro che fa step function di batching degli item, quindi troviamo la nostra lista di item e le tag, key e sites in questo caso. Quindi ci possiamo vedere qui che avendo usato una un batch size di 100, qui dovremmo trovare 100 item che nello specifico sono 100 foto. E questo per ogni esecuzione della step function. Ovviamente la step function, la definizione è semplicemente un invoke tra lambda e poi ha fatto l'effettiva lavorazione del processamento dei file. Diciamo il flow è molto semplice, ma ci permette di fare grandi numeri in pochissimi secondi. Può sembrare scontato, ma va considerato che non abbiamo fatto nulla in ambito di pre-provisioning, quindi ecco abbiamo la possibilità di eseguire, azioni su anche magari CSV enormi, senza dover provvisionare le macchine prima, senza dover mettersi a far partire le macchine in anticipo, quindi possiamo anche aspettarci un file all'improvviso e processarlo quasi istantaneamente e questo è un grosso aiuto. Ovviamente non è obbligatorio usare lambda all'interno del mapper run, ma dobbiamo sempre considerare anche che il servizio a cui ci appoggiamo deve reggere quel carico di chiamate dalle step function. Anche nel caso delle lambda va ben visto che ci sia il limite di concorrenza, il service limit sulla concorrenza abbastanza alto da permetterci di arrivare a questo numero di esecuzioni concorrenti. E nello specifico qui, avendo la concorrenza sulle step function a 1000, ci possiamo aspettare anche la concorrenza sulle lambda circa a 1000 come numero di esecuzioni. Possiamo dargli anche un'occhiata, è interessante. E mentre la pagina carica, vi faccio vedere che refreshando Images Destination troviamo le nostre immagini resezzate. E in questo caso 3.5 KB non troveremo mai la stessa probabilmente, ma si dovrebbe vedere già a occhio che c'è stato un resizing. E questo è puramente un esempio, però è abbastanza interessante. Diamo un'occhiata alla lambda, nello specifico il monitoring, e possiamo vedere che questa è l'esecuzione di prova che ho fatto prima, guardiamo quella di ora, 17:11, abbiamo avuto 163 invocazioni e 163 invocazioni concorrenti, perché diciamo sono state chiamate in brevissimo tempo, quindi non c'è stato manco un riuso della stessa lambda. Però possiamo vedere che c'è un margine di scalabilità molto alto,
anche semplicemente rimanendo nella concorrenza massima dell'account, che se non sbaglio di 1000 lambda in concorrenza, possiamo fare diciamo 10 volte quei numeri che abbiamo fatto con l'esecuzione della nostra step function. Quindi c'è parecchio margine di scalabilità e appunto anche consideriamo 14 secondi, 16.000 foto, anche su magari ecco il processing di dataset molto grandi, di foto o di qualsiasi altra cosa, ci può tornare molto utile senza dover fare provisioning all'inizio, quindi ecco, lo consiglio molto su carichi di lavoro che sono poco prevedibili e quindi possono arrivare da un momento all'altro e dobbiamo reagire molto velocemente. La demo possiamo considerarla conclusa, non so se avete qualche domanda specifica. Se... Io, per mantenere la mia tradizione, qualche domanda ce l'ho. Sono contento. In realtà su una, è proprio grazie che hai lasciato la dashboard. La dashboard è comunque il modo migliore per monitorare lo stato d'avanzamento e il risultato delle step function, anche su dei processi, chiaramente questo è un processo demo, anche sui processi più grandi eseguiti in produzione. Assolutamente sì, perché è l'unico che ci dà un po' lo stato sull'esecuzione, a mio avviso, e quindi soprattutto questa pagina qui del run della mappa stessa ci dà una grossa visibilità sullo stato dell'esecuzione, che magari su esecuzioni molto lunghe può essere interessante, ecco, andare a controllarlo da qui. Ok, grazie. E Essendo poi metriche interne alla step function, non le troviamo, se non sbaglio, neanche su CloudWatch, quindi in realtà ci torna veramente comoda la dashboard. Ok, perfetto, quindi questa è un'ottima informazione, grazie. E un'altra curiosità che mi è venuta proprio mentre ti riferivi alle lambda come strumento di processo, di compute. Come viene gestito l'errore? Ad esempio, proprio il throttling delle lambda nel caso si tocchi il soft limit di 1000 lambda, cioè c'è un meccanismo di retry. Questo aspetto. Allora, possiamo andare a dichiarare il meccanismo di retry sulla step function stessa. Fammi riprendere la step function. E diciamo qui possiamo andare a dichiarare l'intervallo dei retry, il massimo numero di attempt, back off rate, quindi diciamo già sulla step function possiamo andare a fare un po' di logica per gestire gli errori. Qui per esempio, sempre nel nostro esempio, se l'errore è un service exception, lambda exception, quindi qualcosa che magari non è dovuto al codice che fallisce, ma alla lambda, per esempio, che ha troppe richieste, c'è il retry. Quindi questo magari ci torna molto utile. Poi l'esecuzione della mappa stessa può avere un threshold di errori. In questo caso non l'ho dichiarato, ma ci può essere un threshold di errori, quindi noi possiamo anche dire su 16.000 foto se 1000 non vengono ci va bene, e quindi andare a mettere un threshold di errori massimi che ci possono essere, che può tornare molto utile per non buttare poi un intero workflow per pochi errori. Chiaro. Interessante. Quindi a questo punto voi interrompetemi se faccio troppe domande, anche gli chiunque. A questo punto però mi viene una domanda. Secondo te è comunque facile riuscire a gestire un timore potrebbe essere su grandi mole di dati, come faccio a tenere sotto controllo un'eventuale perdita di dati o assicurarmi qual è che il processo stia processando esattamente tutto quello che voglio o capire dove sta sbagliando. Questo è un qualcosa. Sì, no, perché ha una potenzialità eccezionale, quindi è molto interessante, però come al solito all'aumentare, no, dei carichi, all'aumentare della distribuzione dei carichi diventa sempre più difficile l'osservabilità e quindi mi è venuta in mente
un po' così questa domanda. Sì, non l'ho mai usata per un carico di produzione molto grande, ma penso sia la cosa più complessa quella. La cosa che mi viene in mente è che probabilmente l'osservabilità a livello lambda lì tornerà molto utile, quindi magari andando a controllare i trace delle lambda stesse ci riusciamo a dare un'occhiata come va il lavoro, ecco. Però l'informazione che viene, diciamo, fornita è questa a livello di step function, che non è pochissimo, però ecco, appunto, magari su processi molto complessi può essere poco. Mi sembra molto utile anche per cose, appunto, ecco, capitato anche in passato che l'azienda decide di cambiare la versione base delle immagini di tutta l'azienda, quindi magari bucket di terabyte di immagini che sul sito viene diciamo deciso di cambiare il formato e quindi c'è da fare un processamento di tutte le immagini. Questo è forse il modo più semplice che arriva per farlo. Ed è probabilmente un workflow anche a basso rischio, quindi anche lì è un modo perfetto per testare. Ottimo, grazie, sei stato prezioso. Se avete tranquillamente altre domande, curiosità, volete far fare un carico di lavoro immediatamente ad Alessandro, approfittate. Ok, allora intanto prima di salutarci ringrazio Alessandro per... hai altro da aggiungere all'argomento? No, diciamo la demo è abbastanza breve, però era interessante secondo me dargli un'occhiata, quindi penso sia tutto. Poi se avete altre foto di cani da darci, le processiamo. Le aggiungiamo al dataset. Perfetto, grazie mille Ale, sei stato assolutamente gentilissimo e super sul pezzo, ti ringrazio per la presentazione. Grazie a te. Quindi a questo punto, se voi volete, io direi che possiamo magari anche, se non avete altre curiosità d'altro, possiamo magari salutarci e come avevo già detto ad alcuni di voi, stiamo cercando di organizzare il prossimo incontro in presenza, anche ci stiamo dando da fare con Alessandro, Paolo, per uno spazio che sia comodo per tutti e per avere l'occasione per poter stare di nuovo insieme e vederci faccia a faccia in 3D. Quindi sicuramente rimanete su Meetup, date un'occhiata agli aggiornamenti e per giugno potrebbe esserci questa novità che ci permetterebbe di rivederci tutti quanti.